Ciao a tutti, Fender American Vintage del 62, una chitarra che ho con me da qualche giorno e che sto suonando molto. Mi è piaciuta, c'è qualche piccolezza che forse andremo a vedere nelle conclusioni a fine video. È una chitarra comunque ovviamente che suona bene, non è uno spoiler, si sa, è una bella chitarra. È una chitarra che non è più in produzione, ora c'è la Vintage 2 e comunque è pressappoco la stessa chitarra. Questa non si trova più, la si trova sul mercato dell'usato sui 1.800-2.000 euro, dopo dipende insomma dove andate a cercarla. Ecco, direi andiamo subito a sentire all'opera e a vedere questa chitarra. Vi chiedo prima solamente brevissimamente, se già non siete iscritti, considerate di iscrivervi al mio canale perché ne ho bisogno, mi farebbe molto piacere, il canale cresce e porterò sempre contenuti interessanti come questo. Va bene, andiamo subito nel vivo e andiamo ad approfondire questa chitarra. Ok, avete sentito adesso su una backing track che suona molto bene e suonandola molto ho avuto come l'impressione che questa chitarra sia fatta per suonare in una band, cioè suona meglio assieme ad altri strumenti che da sola. Questa ovviamente è una mia idea, dopo probabilmente non sarà vero, ma è una mia impressione. Però così è per me. Questa chitarra, come ho già detto nel video, nello short che ho fatto tempo fa, ha il corpo in ontano, il manico è in acero, la tastiera è in palissandro, il capotasto è in osso sintetico e le meccaniche sono Goto Fender. È una chitarra assolutamente buona e devo dire, io andrei anche, parlando meno che posso, andare subito a sentire i suoni puliti. I suoni puliti io ho messo come sempre pochissimi effetti, addirittura forse nemmeno riverbero, non ricordo bene, e ho usato la pedaliera della Sonic, la Matribox 2 che ho recensito nel video scorso. Bene, andiamo a sentirla, poi vi dirò le mie impressioni.
Ecco, sui suoni puliti devo dire, non si scopre adesso, insomma, Fender è ottima, i pick-up suonano bene. Devo dire, ecco, a questo punto vi svelo una cosa, questa chitarra non è mia, ovviamente, mi è stata prestata da Mario, che è lo stesso follower che mi aveva prestato la Firebird di Tokai, una gran bella chitarra, vi invito a vedere il video. Ecco, questa chitarra a mio giudizio suona molto bene. Mario, essendo un fan di Eric Clapton, ha voluto inserire il boost che ha Eric Clapton nella sua chitarra, è una sua caratteristica. Praticamente la manopola del tono chiusa non influisce in nessun modo sul suono, però tirando su fino a 10 aziona un boost che amplifica moltissimo il suono ed è molto utile soprattutto live. Ecco, mentre i toni a metà c'è uno scatto e anche questo va a influire sul boost. Tenendoli a metà i toni sono normali, come andrebbero in una chitarra normale. Devo dire, ecco, anticipo un po' quello che non mi è piaciuto e lo dico anche a Mario con l'occasione. Questo boost, a mio giudizio, ha influito abbastanza sul suono dei pick-up, nel senso i pick-up Fender sarebbero cristallini e ottimi, hanno un po', però così, hanno un po' di rumore di fondo e impastano un po' di più. Non so se sia dovuto a questa modifica che ha voluto fare. Mario, se fossi in te io la toglierei, però dopo dipende, ognuno ha i propri gusti e io non discuto su queste cose. Andiamo a sentire un attimo cosa influisce questo boost nel suono della chitarra. Ecco, avete sentito il boost anche nei suoni puliti tende a distorcere, nel senso non si può avere un suono pulito però più con un volume più alto perché tende naturalmente a distorcere, per cui è utile forse nei distorti, però nei suoni distorti non è così incisivo come sui suoni puliti, per cui è una cosa che mi lascia un po' interdetto. Ecco, questa è una cosa che mi ha un po' negativamente sorpreso, perché sui suoni distorti, che di solito quando uno deve fare un assolo usa un suono distorto, quando metti il boost aumenta un po' il volume ma non in modo drammatico, tanto da poter diciamo spiccare, uscire rispetto al resto del gruppo. Ecco, va bene, questa è una caratteristica che comunque non è nativa della chitarra, la chitarra nasce senza questa cosa, è una cosa che ha aggiunto Mario, ma va bene, insomma, noi l'abbiamo sentita in tutte le prove che ho fatto
non c'è il boost attivo, per cui la chitarra è come se fosse come la andreste a comprare. Andiamo a sentire adesso i suoni crunch un po' più distorti e poi parliamo ancora di questa chitarra. Bene, sentite che i pick-up possono avere anche molta aggressività. Mi è piaciuta soprattutto forse su questi suoni crunch e sui puliti, ma però, come ho detto all'inizio, a mio giudizio mi è piaciuta molto di più sulla base musicale, bella, distorta, aggressiva, e spicca veramente, e credo che in un gruppo le frequenze di questi pick up risaltino e vengano fuori molto bene in fase di assolo ma anche di accompagnamento. Questa chitarra, come dicevo, costa sui 2000 euro, costava mi sembra da nuova sui 1500-1600. Andiamo a tirare delle conclusioni. È una chitarra buona. Sapete però che nel mio canale io parlo spesso di Fender e di Gibson e non ci vado molto leggero, soprattutto con Gibson e adesso anche con Epiphone, però vabbè, ne parleremo. Perché? Perché ovviamente la metà del loro prezzo è scritto sulla paletta. Questa chitarra è una bella chitarra, non voglio essere frainteso. Le Fender suonano bene, le Gibson suonano molto bene, ma ovviamente costano un botto e costano molto più di quello che offrono. Chiaramente il nome ha il suo significato, se uno va a guardare al nome e vuole una Fender si prenda una Fender, ma ci sono chitarre che costano la metà o anche meno della metà che costano, se scusate, che suonano praticamente uguale, se non addirittura in certi casi anche meglio. Comunque questa chitarra, devo dire, non è una spesa eccessiva per avere una bella Fender, e questa è una bella Fender perché ha tutte le carte in regola per essere una chitarra di alta fascia, e lo è senz'altro anche timbricamente e musicalmente. Va bene, direi ringrazio Mario per avermela prestata e ringrazio voi per avermi seguito in questo video e spero di vedervi ancora numerosi nel prossimo, per cui ci vediamo molto presto. Ciao!